Allora, cosa abbiamo qui oggi? Oggi abbiamo una PS4 Pro che, oltre al fatto di chili di polvere, ok? Non è mai stata aperta, comprata nuova 2 anni fa, mi è stato detto, e c'ha un bel po' di polvere, quindi gli faremo anche manutenzione, perché le PS4 Pro sono parecchio potenziate e soffrono il surriscaldamento, quindi è bene tenerle pulite ogni anno, manutenzione annuale, ok? Cambio della pasta, pulizia della polvere, altrimenti ci si ritrova poi senza console. Allora, questa qua mi è stata portata perché ha problema che non si vede al video, ok? È stata mandata una foto in cui chiaramente si vede che non ha l'immagine al video e c'è la luce bianca. Poi faremo anche noi le nostre prove, ma per il momento, ok, andiamo a vedere qui con con la schedina per l'HDMI, ok, andiamo a vedere cosa succede. Se abbiamo perso qualche connessione, se abbiamo tutte le connessioni, oppure è il chip che è in cortocircuito perché magari ha preso un colpo di fulmine o roba del genere. Allora, puntale rosso sulla massa, ok, puntale nero. Adesso andiamo a misurare modalità diodo. Gli togliamo il bip perché non mi serve. Sì, qui c'è il chip che è andato. Aspettate un attimo che gli metto alta velocità di lettura. Ok, qui abbiamo 0,08 e dovrebbe essere 0,4, quindi è il chip che se n'è andato. Questa è la massa, 0,8, 0,01, massa 0,67, 0. Questa ha preso una fulminata pazzesca, 0. E non funziona più per questo motivo qua. Sì. 14 niente, il 15 ok, il 16 ok, 17 la massa, 18 è in corto, 19 ci sta. Però tutte le linee dati sono andate. La porta HDMI mi dà le letture, quindi vuol dire che è collegata e non c'è nulla di male nella porta HDMI, e purtroppo allora c'è da cambiare il chip dell'HDMI, un certo MN80 e qualcosa. E allora andiamo a smontare la nostra console, che è piuttosto complicato. Anche le PS4 sono quelle Pro sono parecchio complicate da aprire perché hanno delle clip laterali piuttosto robuste e si fa fatica, quindi portate pazienza. Adesso fermo il video, lo metto in pausa e ci vediamo quando ho estratto la scheda e siamo pronti per fare il lavoro. Allora, eccoci tornati qua. Ecco la scheda qua, chiaramente pasta termica ancora originale, che ormai è anche secca, ok? Non troppo, ma qualcosa. E vedete qua? Aspettate che zoom un attimo. Ecco, vedete questa zona qua? È una zona senza pasta termica. Probabilmente qui faceva sì contatto con il dissipatore, ma senza la pasta termica, diciamo che gli spazi che ci possono essere di differenza fra dissipatore e il processore, se sono riempiti con l'aria, l'aria è un cattivo conduttore di calore e di conseguenza quella parte lì magari soffriva un po' più di caldo rispetto al resto del processore. Quindi per 1 anno o 2 va bene finché è nuova, ma dopo comincerà a dare problemi di surriscaldamento. Ma non è qui questa console per questo motivo qua, è qui per questo chip qua, il Panasonic MN864729, ok? E questo qui è il chip responsabile. Diamo un attimo uno sguardo lì alla porta dell'HDMI e sembra tutto in ordine, non vedo cose strane, quindi come ho detto non dovrebbero esserci problemi lì. Comunque, questo qui è il chip e come si nota
magari si riesce a notare, è un po' scolorito, vedete le scritte che si sono scurite perché ha preso una bella scottata e quindi si è bruciato. E allora andiamo a toglierlo, un po' di flussante, poco, non ne serve molto, aria calda senza gelo, 450 gradi, 50% di aria, e andiamo a togliere il nostro chip. Andiamo a preriscaldare un attimo la zona anche, gli mettiamo una luce in più per me. Questi chip a quanto pare sono anche sensibili al calore, quindi quando ne andremo a mettere uno nuovo faremo attenzione, gli metteremo caldo da sotto, ok? Tanto questo è già bruciato, quindi non me ne può importare della cosa. Sembra che ci siamo, dovrebbe mancare poco, comincio a vedere lo stagno, comincia a brillare. Ecco qua, ecco, fatto. Tolto il chip. E adesso facciamo anche una cosa, gli mettiamo su la schedina qui, sempre per l'HDMI, che voglio vedere, ok, cos'è cambiato dalle letture, se ci sono ancora cose in cortocircuito rispetto a prima oppure è tolto tutto, e mi interessa saperlo più per le linee qui, cos'è, 19, 18 e tutto il resto. Questa è ancora buona, questa è ancora in corto, vedete? 18 è ancora in corto, quindi la linea numero 18, se non sbaglio, va qui su questo diodo, ok, e magari questo diodo qui è in cortocircuito, che è un diodo di protezione, appunto, che dovrebbe bruciarsi lui al posto che bruciare il chip, in caso di scariche elettriche che arrivano dal cavo HDMI. In questo caso non è stato sufficiente e ha bruciato tutto quanto. Controlliamo le altre intanto anche, tipo 16 ci siamo, 15 ci siamo, 14 non è collegato, 13, ecco il 13 è quello che andava dentro al chip, 12, 10, 9, 7, 6, 4, 3 e 1, no niente, ok, quindi il chip è ok, adesso le linee che erano collegate al chip non sono più presenti perché appunto abbiamo tolto il chip. Le altre manca solo la numero 18 che è ancora in cortocircuito, quindi dobbiamo andare a sistemare anche quella perché sennò mettiamo il chip e non cambia niente, rimane sempre in cortocircuito, di conseguenza la scheda gli arriva sì il segnale video ma non riesce a mandarlo fuori perché la linea numero 18 è quella di riconoscimento del cavo HDMI, quindi voi mettete il cavo ma il cavo non viene riconosciuto perché va buttato, il segnale viene buttato a massa e quindi niente, dice ma io non ho un cavo, non c'è un cavo, io non faccio niente. E allora andiamo sotto al microscopio, però in questo caso perché c'è componenti microscopiche e non riesco se no a fare tutto a occhio nudo, magari avere l'occhio di falco proprio. Allora fuoco. Allora, tecnicamente potrebbero bruciarsi anche i filtri. Che cosa succede se si bruciano i filtri? Chiaramente nel momento in cui andate a misurare qui sulla porta HDMI non vi verrà la lettura, vi verrà OpenLine OL o quello che sia insomma del vostro strumento che utilizzate, quindi in quel caso sapete che si è bruciato possibilmente uno di questi filtri qui, ok? Oppure se avete magari installato un chip nuovo e vedete OL a quel punto sulle linee, quando prima magari c'era un valore, vi consiglio di riguardarvi queste saldature qui attorno, insomma, magari è stato saldato un po' male.
Allora, la linea numero 18. Allora, questo qui è il pin numero 19, questo qui è il pin numero 18, ok? Se non erro. Vediamo. No, ho sbagliato. Ce ne sono due ben più in là. Ecco, faccio così che sì, ok, si riesce a vedere meglio. Allora, quello lì è il pin numero 19, questo qui è il pin numero 18, ok? Il pin numero 18 va sotto sull'altro lato della scheda e dovrebbe venirsene su da questo lato qua, o qualcosa di simile, altrimenti è dietro qua. Ah sì, eccolo qua, vedete? Eccoli qua, questi sono i due puntini del pin numero 18 e secondo me questo qui è quello che è in cortocircuito. Ok, andiamo a provare a misurarlo. C'è il multimetro qua a schermo o no? Aspettate un attimo solo. Eccolo qua, sì, questo qua. E dov'è il multimetro? Multimetro, eccolo qua. È piccolino però qua in questa schermata, ancora devo modificarlo. Lasciate un attimo che ve lo ingrandisco. Eccolo qua. Molto bene. E come stavo dicendo, allora, questo qui sopra, vedete, 63 è a posto. Poi questo qui 73 è a posto, mentre questo, eccolo qua, 0,00, quindi lui è il colpevole. Allora lo togliamo con l'aria calda e lo andiamo a sostituire. Volendo, la scheda può funzionare anche senza questo diodo, ok? Perché questo è un diodo di protezione dalle scariche elettriche. Non è necessario, non è un componente necessario, però chiaramente cosa succede? Se non c'è questo componente c'è sempre il rischio maggiore che a quel punto la corrente passa e brucia anche il chip. In questo caso è successo perché la corrente è andata anche ben oltre rispetto al normale circuito ed è andata dentro il chip lo stesso, se no questo qui dovrebbe essere più che sufficiente. Si cambia questo o qualche altro diodo di protezione, ecco. Poi stavo per, torna lì in posizione, fai bravo, ecco. E allora adesso, se noi andiamo, abbiamo inserito la nostra schedina, torniamo su visione da sopra, ok? Prendiamo il nostro multimetro, rosso a massa e nero, andiamo a misurare il numero 18, ecco qua, adesso vedete che fa 0,53. Bene, risolta la situazione, adesso andiamo a preparare tutto. Gli mettiamo lo stagno al piombo, gli andiamo a prendere un chip, gli installiamo il chip, gli mettiamo un diodo dall'altra parte, ok? E basta, il lavoro è concluso. Il chip in questione e anche i diodi, volendo, li potete trovare anche sulle PS4 Slim, ok? Questa è una scheda di una PS4 Slim che volendo funziona, ma non sono, ha dei problemi con i controller se non ricordo male, e quindi non sono ancora riuscito a sistemarla, però il chip funziona e quindi vado a prendere questo che sono sicuro che funziona, ce lo metto dall'altra parte, vado a prendere il diodo e dopo questi qua me li procurerò molto più avanti, non ho problemi. Prima riscaldo da sopra un attimino
e poi prendo la scheda, la giro sotto sopra e vado da sotto con l'aria calda, ma questo lo faccio fuori banco, quindi adesso fermo il video e riprendo quando sono pronto a saldarlo dall'altra parte. Ok, dovrei aver terminato. Il chip nuovo è stato installato, ok, e adesso gli diamo una pulita e vediamo le letture. Cioè le letture possiamo già anche farle volendo. Apriamo un po' così vediamo un po' meglio tutto. Ci assicuriamo che sia collegato e che il chip abbia le corrette letture. Allora torniamo qui, 54 va bene, 55 va bene, 54 va bene, 54 va bene, 14 non è collegato, il 13, 42 va bene, 45 va bene, 45 va bene, 45, 43, 44 va bene, 43, 43, 43, 43 e 43. Il chip è correttamente saldato, tutte le letture sono corrette, quindi possiamo andare tranquilli. Puliamo, mettiamo pasta termica nuova, riassembliamo e niente, e la console è a posto. Mi sono dimenticato di mettere il diodo, adesso lo vado a mettere e basta. E dopo riassembliamo tutto. Ci vediamo quando ho riassemblato tutto. Dico solo un'ultima cosa, il discorso, allora, i diodi hanno un orientamento positivo e negativo, ok? Quindi quando andate a togliere qualcosa, ricordatevi di prendere nota della posizione in cui era, ok? Adesso vi mostro, così siamo sicuri che potete capire tutti. Andiamo sotto il microscopio, ok? Allora, qua c'è la porta HDMI, eccola qua. Allora, vediamo se riesco a farvi capire, magari mettendo a fuoco. Ecco. Allora, è difficile da anche notare. Vediamo se magari pulendo un attimino, perché adesso ho scaldato la zona, si è un po' sparso di flussante in giro. Allora, i diodi è proprio difficile da prendere, però allora, facciamo una cosa, facciamo uno zoom, ok? Terrò la scheda in mano, quindi perdonate se faccio troppe cose strane, sfocate. Allora, i diodi, purtroppo bisogna essere molto vicini. Ok, questo è un diodo. Come vedete c'è la linea lì. Vedete questa linea lì? Quella è la linea di demarcazione del negativo, definito catodo o anodo, mi confondo sempre.
Anodo dovrebbe essere positivo e catodo dovrebbe essere... no, forse il contrario. Però vabbè, in ogni caso, prendetevi nota di com'era, ok? Di dov'era la linea, che almeno siete sicuri. Come vedete, qui c'è la linea e va sulla traccia. Quello dove non c'è la linea va sulla massa. Linea, traccia. Niente linea, massa. Ok? Quindi anche qui era linea qui dove c'è la traccia e dove non c'è la linea sulla massa. Quindi adesso andrò a riposizionare in questa maniera qua. Ecco, ci vediamo quando ho finito di riassemblare tutto e siamo in fase di test. Torno subito. Allora, eccoci qua. Console riassemblata e gli manca il pezzo sopra, ma chiaramente adesso ve lo faccio vedere, che così almeno la ventola gira, vi faccio vedere un po' di cose, spero che si riesca a vedere anche la luce in qualche modo. Ho collegato la corrente, non ho ancora collegato il cavo HDMI, ok? Che mi serve un attimo per lo schermo, dopo vado a prendere quello dello schermo, ce l'attacco qua, e gli vado a togliere HDCP e allora poi posso andare a prendere quello della dock e mostrarvi a video come al solito. Accendiamo, si vede la luce? Più o meno. Per il momento c'è luce blu lampeggiante. Si è resettata perché probabilmente non è stata spenta correttamente, è stata tirata il cavo della corrente per spegnerla, perché chiaramente non si può fare di meglio. Ecco qua, luce bianca. Allora, abbiamo la luce bianca. Adesso, come ho detto, provo un attimo a togliere questo e andiamo cavo HDMI. Mi mostri qualcosa? Sì, verifica dello stato di memoria di archiviazione, della memoria di archiviazione del sistema in corso. E adesso, allora, prendiamo già il controller. Adesso tornerà a fare la luce blu? Sì, si resetta. Luce blu di nuovo. Gli vado a collegare l'HDMI da qua dietro io. Non cambia davanti o dietro. Logo PlayStation. Dovreste anche riuscire poi a sentire i suoni. Intanto li collego, come vedete la porta USB funziona, il controller sta caricando. Molto bene, eccolo qua. Avete sentito il suono, state sicuramente sentendo i suoni. Allora, andiamo a... Allora, sistema 10.01 è antiquato come cosa. Ci sono dei firmware nuovi. Allora, ho disabilitato HDCP, così riuscite a vedere anche voi. E allora adesso vediamo. Sì, è collegato anche wireless, quindi non mi serve più il cavo. Andiamo a ricollegare il monitor. Prendo il cavo della dock. Ok, ho collegato il cavo HDMI adesso della dock. E adesso andiamo a vedere. Dispositivo, eccolo qua. Eccolo qua. Tutto a posto. Come vedete. Oi, vabbè, ho toccato la ventola. Ok, per me il lavoro è terminato, non mi serve guardare altro, non mi ha detto che c'erano problemi con i giochi o altre cose, quindi non... A posto, per me è a posto. Chiaramente adesso vado comunque lo stesso a fare una prova del lettore Blu-ray, vedo se si collega in internet, vedo se questo, vedo se quello, insomma, ecco. E niente. Ok ragazzi, spegniamo la console. Possiamo quindi togliere una schermata, che adesso non è più importante, il cavo HDMI lo possiamo anche togliere. E ecco qua, video terminato. E un'altra riparazione con successo. Quindi, come al solito, ringrazio tutti quelli che hanno visto il video fino in fondo. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. Commentate. Lasciate un like.
e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!